Nel video di oggi andiamo a vedere che cos'è il liquidity mining. Tutte queste informazioni che vi sto per dire poi le potrete trovare anche nel mio blog ufficiale che sarà lanciato a breve. Allora, andiamo a vedere che cos'è questo liquidity mining. Allora, la diffusione sempre maggiore delle criptovalute, delle valute digitali, ha messo in moto la curiosità di individui, ma soprattutto di aziende. Gli utenti in questo caso stanno cercando modi alternativi per essere coinvolti. Una volta vi era la possibilità di guadagno solamente attraverso il hodling, ovvero il processo assimilabile al termine del cassettista in finanza classica, dove l'investitore acquista un asset e aspetta che il prezzo si apprezzi col tempo, portando un beneficio economico all'utente o al possessore stesso. La seconda modalità di guadagno era il trading, ossia assumere posizioni talvolta long di acquisto oppure short di vendita a seconda dell'andamento del mercato e degli studi dell'analisi tecnica eventualmente. Il liquidity mining invece è un metodo di investimento in cui l'utente mette a disposizione il proprio denaro e può guadagnare delle valute digitali fornendo liquidità agli scambi. Ma andiamo a vedere che cos'è il concetto di liquidity. In primo luogo bisogna approfondire il concetto di liquidità. Un asset si va a definire liquido quando può essere scambiato facilmente per denaro senza modificare il suo prezzo di mercato. Vediamo di capire meglio che cosa si intende per senza modificare il suo prezzo di mercato. Ogni bene o servizio, come sappiamo, ha un valore definito dalla quantità di domanda e dell'offerta. Se la domanda cresce, allora l'asset sarà più raro e quindi il suo prezzo potrà aumentare. Dall'altro canto, se l'offerta cresce, allora l'asset sarà molto facile da trovare e quindi il suo prezzo potrà diminuire. Un mercato non liquido, quindi, è un mercato in cui vi è molta offerta non bilanciata da una quantità di domanda simile. Ad esempio, il denaro è la forma più liquida di un asset in assoluto, invece i terreni, le case o le auto sono da considerare forme meno liquide di asset, in quanto il tempo necessario alla vendita può essere molto significativo. Possiamo anche porci questa domanda: ci siamo mai domandati come le criptovalute siano state create ancora prima di acquistarle su un exchange? Il nostro denaro circolante sappiamo che viene stampato su ordine delle banche centrali e viene immesso nel mercato attraverso la distribuzione alle banche commerciali che concederanno prestiti o in teoria dovrebbero, ad imprenditori e privati per consentire lo sviluppo dell'economia. Nel mondo cripto il funzionamento è diverso e l'intermediario viene rimosso ovviamente dalla catena. In generale, ad esempio per Bitcoin, chiunque può creare delle criptovalute attraverso l'utilizzo di programmi appositi installati sul computer. Questi programmi sfruttano la capacità di calcolo del PC per partecipare alla rete e risolvere dei puzzle in modo automatico. Chi prima va a risolvere questo calcolo matematico, chiamiamolo puzzle, riceverà una ricompensa in Bitcoin. Questo ovviamente quando Bitcoin era agli albori, adesso è ben diverso. Se volete sapere come funziona Bitcoin e la sua proof of work, andate a vedere i video sempre di questa playlist. Comunque questa metodologia di creazione della liquidità è definita proof of work. D'altra parte vale la pena citare anche la metodologia di creazione delle valute digitali di interazione più recente, ovvero la proof of stake o POS. In questo caso il miner diventa un nodo della rete degno di affidabilità solo se dimostra di avere una determinata quantità di quella specifica cripto. Il suo ruolo sarà da validatore delle transazioni e per ogni transazione validata andrà a ricevere una ricompensa del token stesso. Adesso che abbiamo capito a grandi linee il concetto di liquidità e di mining, andiamo a vedere che cosa vuol dire liquidity mining. Il liquidity mining è un meccanismo di investimento tipico della finanza decentralizzata, in cui i partecipanti mettono a disposizione una quantità di cripto in una liquidity pool, una sorta di fondo comune, da cui possono guadagnare degli altri token e anche ricevere delle percentuali a volte in base alla ridistribuzione delle fee. I benefici legati al liquidity mining sono parecchi. La creazione e la partecipazione da un liquidity pool può consentire una rendita passiva commisurata alla quota del fondo che deteniamo. La partecipazione alle liquidity pool viene offerta sui maggiori siti e maggiori exchange e garantisce che le due parti di una transazione non rimangano mai senza liquidità per effettuare uno scambio.
L'incentivo per partecipare, come abbiamo visto, sono i token che vengono ricevuti in cambio. A volte vengono riconosciuti degli interessi che arrivano anche fino al 1000 per 1000 del valore, ovviamente per brevi periodi. Ovviamente anche in questo caso ci sono dei pro e i contro. I pro sono connessi all'investimento in liquidity mining e sono molto intuitivi, abbiamo dei rendimenti elevati, come abbiamo visto si può ottenere anche un rendimento fino al 1000% se non oltre. Basse barriere d'ingresso, diversamente dai protocolli visti precedentemente in POV e in POS, il liquidity mining non va a richiedere macchine performanti o ingenti quantitativi di denaro. Chiunque vi può partecipare con dei rendimenti commisurati alla propria quota, ovviamente. Per quanto riguarda il contro, abbiamo l'impermanent loss. Se non sapete che cos'è l'impermanent loss, vi invito ad andare a vedere sempre in questa playlist. Problematiche relative allo smart contract. Ogni qualvolta si va a investire in cripto bisogna tenere in considerazione che l'eliminazione del middleman ha creato una serie di attività automatiche che possono essere affette da bug, crash di sistema che ne influenzano la corretta attività oppure attacchi hacker. Sebbene consentano una riduzione del lavoro manuale perché sono tutti automatismi e quindi una riduzione degli errori, vi è sempre una quantità di rischio non diversificabile. Poi ci sono dei rischi che vengono chiamati project risk, ovvero exchange oppure swap o DEX nuovi sul mercato e possibili falle di sicurezza nei loro sistemi, oppure copie di cripto alla base del pool che non sono ben comprensibili, rendimenti stellari che attirano più liquidità possibile, ma se poi va a mancare tutto quello che abbiamo detto precedentemente è veramente inutile e troppo rischioso delegare le nostre criptovalute. La conclusione: se vale la pena investire in liquidity mining, come in ogni attività finanziaria, il modo giusto per valutare un investimento è relativo al proprio profilo di rischio che l'investitore vuole assumere. Ovviamente il beneficio principale derivante da questo tipo di investimento è dato dai rendimenti proporzionali al capitale investito e questo permette di regola la propria esposizione in modo molto bilanciato e coerente. D'altra parte, sebbene i rischi siano abbastanza rari ma non impossibili, ci sono e sono difficili da diversificare oppure ridurre. Qualsiasi investimento, come ben sapete, deve essere svolto in modo prudente ed in linea con il proprio profilo di rischio, in modo così da non compromettere la fiducia dell'investitore e la propria sussistenza finanziaria. Vale a dire, investite solo ciò che potete permettervi di perdere e usate un portafoglio adatto a questo tipo di attività ad altissimo rischio.